Subaru Impreza WRX STI del 2011, terza generazione di questa bellissima vettura. Sotto il cofano c'è l'EJ25 nella sua settima versione, 4 cilindri boxer turbo da 2,5 litri con ottimi numeri, 300 cavalli, 407 Nm di coppia, 0 a 100 in 5 secondi e 2 con una velocità di punta superiore ai 250 km/h dichiarati. Questo motore è stato rivisto rispetto all'EJ25 quinta serie che equipaggiava l'STI del 2006. Nonostante il monoblocco sia praticamente quello, cambiano i pistoni e la testata con il doppio variatore di fase Dual AVCS. Le prestazioni sono di tutto rispetto, con i consueti ampi margini di miglioramento. Farla volare è relativamente semplice, nonostante il cambio manuale a 6 rapporti non sia così coinvolgente e preciso come dovrebbe essere. Peso a secco di 1500 kg circa, il limite a mio parere per la tipologia di vettura sportiva. Bilanciamento come sempre impeccabile, tenuta di strada favolosa e quella sensazione costante di rally che rende il tutto semplicemente perfetto. Trazione ovviamente integrale con 3 differenziali autobloccanti, il centrale a controllo elettronico e il posteriore Torsen. Salta brillantemente da una curva all'altra, è molto difficile impegnarla e metterla in difficoltà. Inoltre, disponendo del DCCD, si può tarare come si preferisce il differenziale centrale con 6 livelli di intervento, da tutto chiuso a tutto aperto, favorendo sovrasterzo o sottosterzo in base ai gusti del driver. Altra diavoleria elettronica è il Subaru Intelligent Drive, che permette di impostare a proprio piacimento il comportamento di ESP, ABS e propulsore, adattando al meglio la vettura alla superficie stradale che sta affrontando. È tanto tecnologica lo stesso controllo di stabilità, il VDC offre a sua volta altre 3 regolazioni. Per me non è un vantaggio, anzi, ma è innegabile che questa serie abbia contribuito egregiamente nel tenere vivo quel sogno chiamato impresa. È il 2007, Subaru viene da un successo immenso dovuto all'Impreza. Le prime 2 generazioni hanno fatto sognare gli appassionati grazie all'impiego nelle competizioni sulle strade di tutto il globo. Con la terza bisognava tenere alta l'asticella e il marchio nipponico si giocò una carta molto rischiosa. Per la prima volta ne cambiò i volumi. Nacque quindi la terza generazione in versione hatchback, quella col culo corto, attirando antipatie e insulti. L'anno successivo venne presentata la sedan come quella che sto guidando, calmando gli animi di subaristi e non. Disponibile per il mercato giapponese con l'EJ20 da 308 cavalli con turbo twist scroll, mentre per gli altri mercati, compreso il nostro, con l'EJ25 da 300 cavalli e turbo VF48. Inoltre, per via di trasmissione, differenziali e telaio più robusti, l'STI pesa 80 kg in più rispetto alla WRX. Nel 2008 l'Impreza S14 allestita per il mondiale rally non diede i risultati sperati, costringendo il team al ritiro. Dopo una partecipazione nel VRC durata 29 stagioni con 47 vittorie, 3 titoli piloti e 3 titoli costruttori, era arrivata la parola fine. Il design della sedan, come dicevo, ha fatto riguadagnare punti alla terza serie. Linee squadrate su tutto il corpo vettura con parafanghi allargati, frontale che richiama vagamente la Hawkeye, con ampie prese d'aria e l'air dome sul cofano, fiancata muscolosa con i volumi tipici del modello. È anche la prima Impreza a guadagnare la cornice nelle portiere al fine di ridurre vibrazioni e rumori. Fino al posteriore, tanto affilato quanto consueto, ala gigante per garantire stabilità e 4 terminali di scarico che non nascondono affatto l'animo della berlina giapponese più riconoscibile di sempre.
cerchi da 18 di serie su pneumatici 245/40 e impianto frenante di livello con dischi da 326 mm all'anteriore e 316 al posteriore. Io metterei delle pastiglie un pochino più performanti e secondo me se la caverebbe la grande. Oggi come oggi fatica un pochino nelle staccate un po' più impegnative. Comunque si gira per strada, non stiamo girando in pista. Salendo a bordo, l'atmosfera è sportiva, senza eccessi, bellissimi e molto comodi, i sedili sagomati sempre col foro centrale per passare eventualmente le cinture a 4 punti, ottimo il cruise control digitale ma con quel sapore retro, mentre al centro della plancia c'è lo schermo sia per infotainment che navigatore, giusta l'altezza della leva del cambio e la posizione di guida facilmente regolabile. Bella anche la pedaliera in alluminio, insomma non sono interni ipertecnologici o rifiniti come Dio comanda, qui si paga la tecnica e non i fronzoli. A proposito di pagare, nel 2011 la signorina costava 42.800 euro, praticamente full optional. Non le mancava nulla, era equipaggiata con fari xenon, clima automatico e ogni comfort a bordo. Ha perfino l'attacco Isofix per assicurare la culla dei bambini. Sono da poco diventato zio, quindi adesso guardo anche a queste cose. Tutto questo per dirvi che è perfetta per la famiglia. Oggi il mercato dell'usato offre le VRX STI a 30.000 euro circa in base a chilometraggio ed eventuali preparazioni. Se volete spendere sui 20.000 euro ci sono delle VRX STI con carrozzeria hatchback, sicuramente meno appetibili, ma i gusti sono gusti e meccanicamente siamo lì. Al top degli annunci si arriva a 40.000 euro per delle sedan preparate con oltre 400 cavalli. Questa serie ha avuto meno successo sul fronte sportivo e di conseguenza non sono arrivate le speculazioni delle precedenti generazioni. Ad oggi posso dire di averne provate parecchie di impresa, dalla prima serie sia la mia che altre VRX stock, alla seconda con il faro tondo, la Blobai, l'S204, anche un Okai con la guida a destra, e temevo che salendo sulla terza serie avrei avvertito come se non fosse più lei. In parte è vero, ma in parte va forte, tanto forte, è brillante e potente, con un allungo deciso che permette di fare brutto praticamente a chiunque si incroci. È molto diversa dalla mia ed è molto diversa dalle altre imprese che ho provato, e sicuramente questo mio discorso si riferisce principalmente al fatto che non c'è l'EJ20. Non avendo mai provato l'EJ25 è strano perché è molto lineare per essere un 4 cilindri boxer. Nella mia ha un'erogazione brutale, ti attacca il sedile, il turbo entra molto prima, però ha tante modifiche, ma in linea di massima l'impresa con le J20 si comporta più o meno così. Qui il turbo entra un po' più in alto, ma ha un'erogazione molto più lineare, molto più tedesca. Mi era stato detto da chi se ne intende, e per chi se ne intende mi riferisco ad Azze Garage, a David, che avrei trovato un'erogazione più da TFSI, e aveva ragione, ma non avevo grossi dubbi, solo che insomma devo sempre provare per capire come stanno le cose. Sentite com'è, non è brutale, pian pianino ti porta su. Se avesse le J20 avrebbe un comportamento devastante e forse mi piacerebbe ancora di più. Chiaro però che qui
hai un'impresa che è una macchina. La mia è vecchia, non ha isolamenti, non ha il clima, quello è stato tolto, si potrebbe mettere, ma comunque non ha tanti comfort, è meno sonorizzata, le portiere sono fatte di carta, insomma si vede che è una macchina sviluppata per andarci a correre e successivamente messa in strada. Questa no, questa è più pesante, sui cambi di direzione è un pochino più ballerina, è piena di elettronica, piena di controlli, che per carità si può spegnere tutto, però rimane una macchina al limite dell'essere stata risucchiata dall'evoluzione generale del mondo delle auto. Col termine della partecipazione al mondiale VRC si sarà anche spenta quella scintilla che ha consacrato a leggende le prime due generazioni, ma è comunque una Subaru con i controcazzi. Visto peso, potenza e costi vari, vale la pena preferirla alle tedesche? Per me assolutamente sì. Diciamo che il mio gusto personale mi fa dire: Gabri, comprati una 0304, come avevo anche pensato di fare, e non una di queste, perché non ha le J20 ed è un po' troppo moderna. Secondo me la perfezione è stata raggiunta con la Blow By. Quella è l'impresa da comprare, assolutamente. Comunque, Giappone è tanta roba, ragazzi.